Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale con un nuovissimo video. Oggi andremo insieme a vedere le varie funzioni della gomma magica. Molti di voi la conoscono e la usano e molti magari è la prima volta che la vedono, però io oggi vorrei andare ad approfondirla perché oltre a pulire muri e scarpe, questo tipo di spugna fa veramente tanto, è una spugna multiuso. Allora, innanzitutto vi dico che è formata da due sostanze chimiche, la melamina e la formaldeide. Queste due sostanze chimiche non vanno a far male alla pelle, però bisogna stare attenti quando la andiamo ad usare. Ci possiamo mettere i guanti per evitare di rovinare magari le unghie, però non è che ci crea danni alla pelle, ma li potrebbe creare al materiale. Quindi se io decido di usarla in un qualunque materiale, prima di andare ad usarla nelle parti evidenti, vado sempre ad usarla nelle parti un po' nascoste, perché ogni materiale è a sé e questo, siccome è leggermente abrasiva, potrebbe andare a rovinare il tipo di materiale che andiamo a trattare. E poi la troviamo ovunque, possiamo trovarla sia nei negozi di Tigotà, possiamo trovarla nei supermercati, magari con un nome diverso, però diciamo alla fine quello che troverete è sempre gomma magica, che può essere, per dire, questa qui della Tonchita, oppure io ho preso quelle da Temu, quindi cioè non cambia nulla. Cambia magari lo spessore, che una è un po' più spessa e l'altra invece un po' meno. La Tonchita è un po' più spesso, invece l'altra più spessa, invece l'altra magari è un po' meno spessa, però alla fine diciamo che il loro dovere lo fanno comunque. Questa va bagnata prima di usarla. Però io vorrei dirvi, siccome questo tipo di spugna si consuma con diciamo l'uso, allora la cosa più furba da fare è cercare di dividerla, tagliarla in pezzi, magari tagliarla in 3 pezzi. Così si va ad usare il pezzo dove ci serve, soprattutto anche perché non possiamo usare la spugna che abbiamo usato magari in bagno, la usiamo in cucina, o alle scarpe la possiamo usare in cucina, quindi possiamo avere una spugna per ogni uso e contemporaneamente, quando è rovinata, andiamo a buttarla. Tanto l'abbiamo creato i pezzettini, possiamo tagliarla diciamo in 3 pezzi, oppure un pezzo tagliarlo anche in 2 parti. Possiamo decidere di prendere e tagliare un pezzo che ci serve. Quindi sappiamo che va usata per pulire le scarpe, ok? La gomma delle scarpe, la scarpa bianca, il muro che magari i nostri figli hanno scritto sopra con i pennarelli, le matite, le penne, oppure un graffio di una borsa. Però attenzione sui muri, perché ovviamente per chi la usa sa benissimo che se il muro è colorato, se si va a grattare un po' di più toglie la parte del colore, la vernice o quello che è. Allora, uno degli usi che fa questa spugna è pulire l'acciaio, tipo il boccale del bimbi. Io ho il boccale del bimbi che con l'acqua che è calcarea, qui dove sono io, mi si creano delle macchie di calcare su questo boccale. Io con questa spugna vado a grattare e vado ad eliminare queste macchioline di calcare che si formano e mi viene un acciaio veramente spettacolare. Poi lo possiamo usare sulla rubinetteria, dove c'è magari il calcare, e quindi andare a strofinare proprio come sto facendo io in questo momento, andare a strofinare sul rubinetto e magari insistere un pochino di più, e così vedrete che poi, mi raccomando, asciugate sempre con un panno morbido, così eviterete di avere gli aloni su quello che andate insomma a pulire. Si può usare tranquillamente anche per gli specchi o il vetro, quindi gli specchi
tipo questo specchio qui che ha delle macchie di calcare che si intravedono, e andando su con la spugna senza graffiarlo perché non lo graffia, delicatamente andiamo proprio a pulire le macchie di calcare che si formano con l'acqua. Oppure come questa mensola di vetro che ho in doccia dove si forma il calcare, basta andare a grattare un pochino con la spugna, questa spugna qui, e viene via il calcare. Poi per dire, sul legno si può tranquillamente andare, se c'è una scritta, quindi una penna su il tavolo in legno, con questa viene veramente via come niente, facilmente, basta sempre inumidirla e poi passarla direttamente sulla scritta. Poi se abbiamo delle macchie di vernice che non togliamo, io non ne ho, però chi di voi ha una macchia di vernice può usare questa per togliere le macchie di vernice, quindi grattando un po' più energicamente le macchie di vernice vengono via. Dove possiamo trovare queste macchie di vernice? Magari intorno alle placche. Intorno alle placche, se sono placche grigie o scure, magari non si vede lo sporco, ma intorno alla placca si crea questa parte nera che può essere tolta sul muro con la spugna. Oppure se qualcuno ha le placche bianche che magari a furia di metterci le mani si sporcano, e a quel punto basta andare con questa spugnetta e le placche vengono come nuove. Un altro uso che possiamo fare è gli elettrodomestici chiari, bianchi, che magari sono un po' sporchi di grasso, di olio. Basta andare con questa e pulire tutto, perché se puliamo solo un pezzo, magari ci rimane la parte bianca e l'altra parte un po' più gialla. Però se noi andiamo a pulire tutto l'elettrodomestico con questo, togliamo sì le macchie, ma ritorna proprio come nuovo l'elettrodomestico bianco. Oppure i cavi degli elettrodomestici che sono bianchi e a furia di maneggiarli possono diventare scuri o si possono sporcare con gli alimenti, insomma. Con questo noi andiamo a grattare e verrà perfettamente via tutto. Oppure le prese della corrente in cucina che magari sono un po' sporche, con questo noi andiamo ad eliminarle grattando un pochino, magari insistendo un po', perché ci sono alcune macchie che non vengono via facilmente, e così grattando e insistendo vedrete che va via veramente tutto lo sporco. Possiamo pulire anche, per dire, io in bagno ho una ceramica che ormai il lavandino è in ceramica ed è veramente rovinato, però mi si crea il calcare sul lavandino, io non riesco a toglierlo nemmeno con l'anticalcare. Con questo riesco tranquillamente, ora ovviamente il mio lavandino è vecchissimo, io vado con questa spugna, voi prima di farlo provate in un punto dove magari se si graffia non si vede prima di andarlo ad usare. Io però l'ho usato e devo dire la verità, mi toglie proprio le macchie di calcare sulla ceramica. Poi può essere usato anche per i graffi sull'aspirapolvere. Abbiamo l'aspirapolvere, tipo io ho il Bimbi, è bianco, mi si creano i graffi magari toccando sui mobili, io con questa spugna vado ad eliminare i graffi tranquillamente. Oppure possiamo usarla per l'argento. Io ho questo cucchiaino d'argento, vado a bagnare la spugna e a strofinare sul cucchiaino d'argento, e guardate un po' che alla fine strofinando delicatamente, ma a parte sull'argento si può andare insomma a strofinare, non succede niente, e vedrete che come qui verrà fuori l'argento lucido e pulito. Un altro uso che può servire ed è molto efficace quando andate a togliere le etichette, no? Sulle bottiglie, sui barattoli, vedrete che rimarrà sempre la colla. Quindi, per dire, in questa borraccia io ho tolto il prezzo e togliendo il prezzo mi è rimasta la colla che non sapevo come toglierla, invece con questa gomma magica ho grattato un po' di più ed è venuta via. I barattoli, vogliamo riusare un barattolo però vogliamo togliere l'etichetta, come fare?
bagniamo l'etichetta e poi togliamo la parte, il grosso dell'etichetta, e poi con la spugna magica andiamo ad eliminare la colla che c'è sul barattolo. E insomma, come avete visto, veramente questa spugna è una spugna multiuso, può essere usata veramente dappertutto per pulire tutte quelle macchie che sono difficili da eliminare. Se voi avete qualcosa in più da dire oltre a me, quindi qualcosa che avete pulito, che pulite generalmente con questa spugna, fatecelo sapere giù nei commenti, così almeno lo condividiamo nella community, insomma, e almeno apriamo un po' agli altri anche il nostro sapere. Io spero che con questo video vi ho risolto qualche problema di pulizia perché insomma l'intento è anche quello di risolvere qualche problema di pulizia. E a questo punto spero che vi sia piaciuto il video. Mi raccomando, ricordatevi, se non vi siete ancora iscritti, di iscrivervi se i miei video vi piacciono, di attivare la campanellina e ovviamente se i video vi piacciono ricordatevi di mettermi un bel like. A questo punto vi saluto con un grandissimo abbraccio, un grande bacio, ciao da Cecilia, al prossimo video, ciao!